Fuji GFX 50S seconda versione. È questo che Luca e Gabriele di RCE Foto Livorno hanno detto: Stefano, hai voglia di provare? A me chiedi una cosa del genere? Ma certo che ho voglia di provare, anche perché avevo provato qualche tempo fa la GFX 50R, una medio formato digitale di Fujinon, ed ero rimasto sorpreso. Bello stacco dei piani, quel respiro tipico del medio formato, tanto che sia a pellicola quanto che sia invece in un dorso oppure in un sensore. Già, perché le prime volte che volevo e dovevamo utilizzare un medio formato digitale dovevamo ricorrere a quei dorsi da applicare, i vari Imacon, Express, LEF, che andavano su dei piccoli banchi ottici o su delle camere, come poteva essere il CFV della Hasselblad, quello della Mamiya RB. Però insomma poi alla fine qualcuno pensò, grazie alla miniaturizzazione, di rendere compatta la camera dotata già di questo bel dorso digitale medio formato, e la differenza si vede, c'è tutta. Quindi grazie a Luca e Gabriele di RCE Foto Livorno, il più grande mercato di usato fotografico che abbiamo in Italia, e non solo in Italia perché si sta estendendo, ma l'usato fotografico, quello garantito. E la camera dov'è? Caspita, l'avevo lasciata lì, la 50S2 con il 35-70, perché molto spesso trovate questo obiettivo, questo zoom, abbinato nel kit. E allora lo ricompongo così come viene fornito. Vedete com'è compatto? Sì, è un 35-70, un 2x, visto che il fattore di moltiplicazione, in questo caso, essendo il sensore più grande, si ragiona in senso invertito, quindi corrisponde più o meno ad un grandangolo che arriva fino, possiamo dire, a poco più di un normale, ecco. Un obiettivo con il quale però riusciamo a fare tutto quello che ci serve. All'inizio immaginavo, così, avendolo stoccato più che altro, sì, insomma, uno zoom, come dire, ti sei comprato la macchina, ti do l'obiettivo, fatti un po' le ossa, poi no, nulla di più sbagliato. Questo riesce a dire la sua anche su un sensore perfetto come questo. Poi è chiaro che un obiettivo più performante potrebbe essere una lente fissa, oppure uno zoom di quelli più prelibati come ci sono in catalogo Fujinon, riescono a fare ancora di meglio, però non sottovalutatelo. E adesso vi parlo di questa fotocamera. Si tratta di una medio formato, quindi il sensore è un 44x33 mm, 51 megapixel ed una capacità, cioè sensibilità ISO fino a 100.000 ISO, insomma c'è tutto quello che serve. È interessante a parer mio il 60 secondi e il 16 millesimo di secondo come estensione della gamma di tempi di scatto, soprattutto molto utili in studio. Poi, vabbè, il comparto video si ferma al Full HD, giusto per averlo. Invece due dati sul mirino, perché il mirino è un bel mirino, è un mirino elettronico che copre praticamente al 100% con una Magnifer di 0,61, ma la risoluzione è 1280x960. Il display invece è articolato, insomma trovo che sia una camera abbastanza completa dal punto di vista tecnico, senza dubbio un bel passo avanti rispetto al modello precedente e anche alla R, la vecchia R tra virgolette, che non era stabilizzata, e quindi ad esempio anche il 3570 che viene venduto in kit su questa camera lavora decisamente meglio perché si giova della stabilizzazione. Sui modelli vecchi purtroppo no, e vi assicuro che la differenza c'è e si avverte. Un obiettivo, il 35-70 del kit, che comunque appartiene alla serie VR, significa che è resistente all'acqua, che è un obiettivo comunque di qualità, anche se, diciamocelo senza nascondere niente, che zoom più performanti di casa Fuji fanno meglio, insomma dai, però costano anche di più, è un'ovvietà, però questo del kit non delude affatto. Le prese e gli attacchi nella camera non mancano, soprattutto per la comodità di lavorare in studio, e devo dire che il menu questa volta mi ha convinto, è molto più rapido, piacevole, sarà anche perché il display posteriore
è decisamente di alta qualità, ci si muove bene, si raggiunge presto quello che serve, anche se ve l'ho detto, talvolta questo tastino quick annegato sulla spalletta lo attiva anche senza volere. E adesso veniamo alle immagini, e qui mi spiace che dobbiate vederle con la compressione che YouTube applica ai video. Decisamente ci troviamo di fronte ad una fotocamera di altissima qualità. L'ho confrontata con i dorsi, l'ho confrontata anche con la X1D Hasselblad, non sfigura affatto, cambiano lievi finezze, piccole cose, magari legate più all'operatività, ma la qualità dei file, unita anche alla qualità delle lenti Fujinon, non dimentichiamolo mai, perché per chi come me lavora nel grande formato sa di cosa sto parlando. Medio grande formato Fujinon sono obiettivi che hanno molto da spendere, non per niente sono quelli che vengono ancora oggi utilizzati prevalentemente nel mondo della ripresa video, della cinematografia. Ebbene, la qualità c'è tutta, l'immagine che si determina anche nel JPEG è molto simile a quello che i nostri occhi hanno visto dal vivo, e questa è una cosa che per un fotografo è importantissima, perché significa avere una certezza del risultato. E similmente alle fotocamere più piccole di Fuji, anche questa conserva l'emulazione della pellicola fotografica, visto che Fuji ha tanto da spendere, ha molta voce in capitolo, dalla Astia alla Velvia, la Acros, insomma pellicole che hanno fatto la storia della fotografia. È piacevole rivederle in versione digitale così pronte ad essere utilizzate, e comunque con una qualità che trovo leggermente superiore a quelle delle camere con dei formati minori. Del resto qui stiamo parlando di un sensore maggiore, quindi di pixel più grandi. Non mi stancherò mai di ripeterlo, la differenza sta tutta qui, nella capacità di catturare la luce. Catturare la luce significa poi riuscire a ritrasmettere, a riprodurre un'immagine che abbia delle finezze tonali, quindi delle gradazioni decisamente migliori, più tenue, più continue, più progressive. Lo vediamo nei transienti cromatici, quando c'è un tramonto, quando si passa, come in questo caso, dal buio alla luce, dal blu all'arancio, oppure in queste scene dove la luce leviga, colpisce appena gli oggetti. E andiamo a vedere però, proprio in una scena come questa, come il sensore riesca a recuperare la gamma, perché non c'è solo quello che vi sto raccontando, cioè la capacità di cogliere le sfumature, ma anche un'elasticità che fa veramente scendere un filo di bava alla bocca, perché qui siamo, vediamo l'immagine, siamo a 4 stop, guardate la qualità, cioè il bilanciamento dei colori, il rapporto cromatico fra l'uno e l'altro resta invariato. Il recupero di 3 stop, come in questa immagine, gli fa davvero un baffo. Questo sensore è ulteriormente migliorato rispetto alla S, la prima versione, e anche rispetto alla R, che comunque continua a piacermi molto. Ha ancora, secondo me, la motivazione per essere acquistata, mentre invece sulla S non avrei dubbi. Se posso trovarla, mi prendo la S2. L'ho trovata ancora migliorata nella narrazione dei piani, nella qualità del file. Un file tra l'altro elastico, lavorabilissimo, una tenuta agli alti ISO che vi fa dimenticare i ragionamenti sul piccolo formato. Mi spingo a 1600, ci provo, ma chi se ne importa, andate anche a 3200. È un file generosissimo e soprattutto ricchissimo di sfumature, che è quello che interessa il fotografo. La sfumatura è quella che ci traghetta dal bianco al nero, cioè dalla luce al buio, ma in mezzo c'è la polpa, c'è la qualità dell'immagine che poi vado a vedere e riconosco che ci sono tutti i gradienti che il mio occhio aveva visto, e non quella
scalinatura, quel modo di scalare proprio le gradazioni che invece a volte disturba anche in macchine molto performanti. Beh, questa è una prerogativa del medio formato, è sempre stato così anche con la pellicola, tanto più adesso che lavoriamo col digitale. Mi manca una cosa però, mi mancano le ghiere, cioè come avete visto nelle immagini ravvicinate, questa fotocamera ha un ampio display sul top della camera, ma mancano quelle ghiere alle quali io invece ero abbastanza affezionato e mi trovavo bene, così come per la sovra e sottoesposizione era praticissimo muovere quella. Quindi un pochettino più di feeling e forse mi lamento leggermente anche di che cosa? Di questo tastino del Quick Menu che si trova sulla spalletta. Allora è vero che è facilissimo da attivare perché c'è solo quello ed è in una posizione che il pollice riconosce in un attimo. Però a volte invece si preme involontariamente afferrando la camera. È abbastanza a filo dello chassis, per cui qualcosa di un po' meglio per un tasto che è così importante nella scelta rapida per variare i parametri che abbiamo nella nostra configurazione. Forse l'avrei preferito. Per il resto c'è un altro tasto che trovo tutto sommato un po' troppo impreziosito, al quale è stata data tanta importanza dal punto di vista logistico e che forse insomma poteva essere anche messo in una posizione secondaria. Mi riferisco a quello, al selettore sempre sul top per immagini ferme, lo still, oppure quelle del drive, quelle movie per le clip. Visto che non è una fotocamera che nasce per fare questo genere di cose, insomma forse potevano metterlo anche in un posto diverso. Tutto il resto è rosa e fiori e sì, va bene, l'autofocus non è un fulmine di guerra, però lo sappiamo, non è una macchina che nasce per fare azioni sportive oppure avifauna, eccetera. Non che le faccia male, ma c'è molto, ma molto di meglio. Insomma, questa è una fotocamera che vi dà una qualità del file ottima per lo studio, ma anche da portarsi indietro perché è leggerissima. Non dimentichiamo che è una medio formato che pesa come una reflex, quindi buona anche per catturare le immagini dello street vi parlo, non quello classico delle immagini al volo, di uno street più legato all'architettura urbana, al paesaggio urbanizzato, oppure al paesaggio classico come faccio io nello zaino, però assolutamente col cavalletto. C'è poco da dire, è una bella sensazione aver fra le mani comunque un file ricchissimo di dettaglio, ma soprattutto di sfumature che sono quelle che danno poi la realtà dell'immagine, cioè abbattono un pochettino quella barriera che di solito ci viene in mente ogni volta che guardiamo la foto magari a distanza di qualche giorno quando la andiamo ad elaborare rispetto a quello che i nostri occhi hanno visto e diciamo mannaggia, dal vivo era più bello, peccato che non sia riuscito a tirare fuori tutto quanto. Con questo muro, questa differenza fra il reale percepito dagli occhi e quello che poi ritroviamo nel file è davvero molto molto più contenuto, quasi abbattuto. Buona la stabilizzazione, insomma c'è poco da dire, le immagini parlano chiaro. Concludendo, certo si possono fare anche i video, giusto per avere un Full HD in base poi alla qualità dell'obiettivo. Qui conta davvero molto quello che ci mettiamo davanti. Due parole invece su questo zoom che, come avete visto, è uno zoom collassabile perché così è chiuso ma va armato, eccolo qua. Adesso sì che posso giocare tra i 35 e 70 mm e poi quando non mi interessa più lo richiudo e me la metto addirittura in una borsetta fotografica, anche di quelle da portare a tracolla, perché il peso, lo ripeto, non è molto. E allora si era un po' prevenuto quando ho visto questo 35-70, 4-5-5-6, sarà un po' come quegli obiettivi dei kit, delle reflex, tanto per metterti in mano qualcosa. Non è affatto così, lo avete visto nelle immagini, è leggero, compatto, ma di qualità. Certo, non è di quegli obiettivi indimenticabili, provate a metterci qualche lente fissa Fujinon come Dio comanda, se non addirittura gli ultimi decentrabili che però costano anche più della fotocamera e capirete che razza di sensore avrete fra le mani.
Mi spiace davvero doverla restituire, ma il mondo va così, non ci si può comprare tutto, ma questa è veramente una grande fotocamera. Ciao amici e alla prossima!